Cominciamo il nostro podcast e sono molto contenta di vedere oggi Gabriele Tontini con noi. Ricordiamo che nel mio podcast parliamo di mindset, di sviluppo personale, del cambiamento del modo di pensare per raggiungere qualsiasi dei tuoi obiettivi. Ciao Gabriele, sono contenta di vederti oggi qui con noi. Ciao Anna, Come stai oggi? sto molto bene. Ok, noi già con te ci conosciamo da qualche anno, ma giustamente il mio pubblico non ti conosce molto bene, quindi se non ti dispiace, presentati per favore, raccontaci di cosa ti occupi e cosa fai in questo momento della tua vita. Allora, sono un architetto in realtà, cioè mi sono laureato come architetto, anche se poi ho preso una strada leggermente diversa da quella che era la strada tradizionale degli architetti, nel senso che oggi sono un consulente di marketing e ho un'azienda qui a Tenerife, anzi, diciamo nelle Canarie, adesso poi stiamo spostando e tutto, e è un'azienda specializzata nel marketing per architetti e per i professionisti del designer e diciamo negli ultimi anni comunque il mio focus si è sempre più spostato dal, diciamo, sulla parte più imprenditoriale della mia attività. Ecco, questo è un po' una breve storia molto veloce di quelli che sono stati gli ultimi anni. Ecco, Ok. che poi tu, anni che tu conosci bene, perché in parte poi hai seguito un po' che ci conosciamo, e per me è stato veramente molto utile, impattante comunque conoscerti, parlare con te, avere insomma sai, tantissimi spunti che in parte mi hanno sicuramente permesso poi di fare questo tipo di evoluzione, non lo nascondo assolutamente, no? Con mia moglie, con cui sei amica, spesso diciamo che comunque uscire con te, con la tua famiglia, è un po' come una boccata d'aria da un certo punto di vista, perché chiaramente quando inizi a fare un certo percorso, poi magari ne parleremo più avanti, Anna, no? Però hai sicuramente bisogno di circondarti di persone, coach, amici, eccetera, di quantomeno che ti ispirino e che ti aiutino a crescere. Ecco, poi non voglio anticipare troppo, magari è un tema su cui vuoi tornare più avanti. Mhm. Sì, grazie mille per questa presentazione e comunque voglio dire che ti conosco da un po' e so come sei riservato da questo punto di vista. Non hai raccontato così tanto perché in realtà c'è molto molto di più dietro a questo. Posso citare soltanto che hai lavorato in una startup anche strafamosa che ha fatto un exit proprio brillante nel punto exit proprio italiano. Posso citare che ha lavorato per Facebook, per Google, che comunque partecipi di continuo alle conferenze internazionali sulle tematiche proprio di marketing e le tematiche per architetti. Quindi sì, è stato bello il tuo percorso, è stato sicuramente non molto facile, ma oggi so che ti trovi nel posto giusto. So che ti sei trasferito adesso sulle Canarie e ti trovi nel posto, diciamo, dei tuoi sogni, possiamo dire così. Se ti fa piacere. Direi letteralmente sì. Infatti una delle cose che ti dicevo, no, è che questa, nello specifico casa dove sono adesso, è una casa che io ho iniziato a vedere circa forse 8 anni fa, mi guardavo gli annunci, solo che 8 anni fa non avrei mai pensato poi di venire qui a stare. Ora adesso questa è in affitto, quindi non è casa mia. Ehm, però, però effettivamente ehm, è sicuramente un momento dove io non lo definisco sicuramente un momento di arrivo, non mi sento arrivato in niente, no? Però mi sento comunque sia di aver raggiunto degli obiettivi che per me erano molto importanti, come per esempio trasferirmi, andarmene dall'Italia, e cambiare anche un po' la cerchia, diciamo, delle conoscenze e alzare un po' l'asticella, ok? Ed è un qualcosa che
ho prima immaginato in maniera molto vivida, nel senso che mi guardavo proprio le foto di queste ville, di questo posto qui meraviglioso, poi magari lo facciamo vedere perché è proprio Sì, fammi una vedere. cosa spettacolare. Wow, proprio la vista Mi dispiace, lo so, fantastica. mi dispiace che non si veda molto bene, probabilmente dalla webcam, però questo è esattamente quello che io guardavo, quello che io volevo. La mattina mi svegliavo e me lo visualizzavo, tra virgolette, ok? Poi Sì. questa è in assoluto la prima volta che io parlo di questi argomenti perché chiaramente mi occupo di altro, quindi ehm, spero di comunque riuscire a trasmettere quantomeno quello che è il valore di questa cosa, no? Perché sembra un po' quasi una magia, tu ti immagini una cosa e poi si avvera, no? Sì. E in realtà non è una magia, c'è un lavoro intenso dietro, però è sicuramente l'approccio giusto, no? Mhm. Allora, io vengo da un campo che è quello dell'architettura. Allora, ogni architetto, ogni progettista sa che prima di realizzare, ecco, una villa del genere, una casa del genere, prima la devi avere chiara nella tua testa, poi la devi disegnare e poi devi dare le istruzioni a chi costruisce quell'edificio su come realizzarla, però tutto nasce nella tua testa. Mhm. E spesso le persone che magari decidono di fare un percorso di crescita professionale, personale, spesso alle persone manca proprio questo, cioè capire esattamente dove vuoi arrivare, immaginarlo e vederlo e poi cercare le istruzioni da qualche parte, cercare le istruzioni per riuscire ad arrivare a quel livello lì. Mhm. Quindi questo è, Sì, diciamo, molto, il molto motivo per cui interessante. sono qui oggi. Sì, molto interessante quello che stai dicendo perché mi stai dicendo che comunque, come per architetti, la stessa cosa per noi, come, no? Come una persona, un professionista, è importante prima capire cosa vuoi veramente nella vita, prima capire dove vorresti veramente arrivare, prima trovare il tuo obiettivo, trovare la tua missione, dopodiché anche creare dentro la tua testa, insegnare te stesso anche a raggiungere questo obiettivo. Perché Sì, spesso noi sentiamo che tutti dicono che devi immaginare, devi visualizzare e così è tutto per magia diventa realtà. In realtà quello che stiamo dicendo non funziona così. Giustamente come primo passaggio possiamo visualizzare, possiamo capire cosa vogliamo nella vita, dopodiché bisogna fare le azioni. Non vogliamo raccontare le favole alle persone, non vogliamo mettere in dubbio il lavoro che bisogna mettere in pratica. esatto, adesso stavo cercando in realtà una, non so se la trovo e non so ah sì, ok, dovrei aver trovato un documento che se, fammi vedere se è quello che cercavo. Ehm, sì, eccolo, ok. C'è un documento che se vuoi adesso ti posso far vedere, che è esattamente la Ok. mia vision board di qualche anno fa, Wow, ok? Cioè perfetto. avevo raccolto un po' di, se mi dai l'autorizzazione a Sì, condividere, fatto. ok, allora, eccola qua, è del 2021, quindi noi ci eravamo conosciuti da poco, ok? Sì. E in questa vision board, Scusa, posso attivare la TV? sì amore, lo puoi fare, lo puoi fare. E nel frattempo mia figlia che mi chiede, Fantastica. sta studiando. Allora, questo che vedete è innanzitutto questo è un documento, ok? È composto da diverse pagine Mhm. e quindi innanzitutto ho cercato di capire chi è Gabriele Tontini, ok? E ho messo in questa immagine tutte le persone che io ritengo un po' dei punti di riferimento per me, quindi delle persone che io ritengo delle ispirazioni. Ok. Ok, ci tengo a dire che Conor McGregor adesso è un po' passato per me come... Però sono tutte persone che io stimavo e che per me, che io guardavo, che io seguivo, ok? C'è Dan Kennedy, c'è Sam Owens, che è ehm, insomma, Marchionne, ok, che Sì. quanto potrebbe essere questo imprenditore italiano, diciamo, contestato da certi punti di vista, sicuramente poi per chi vuole leggere la sua biografia la ritengo molto interessante.
C'è Bob Proctor, che Mhm. forse tu conoscerai perché Ok. ha fatto quel documentario, ha partecipato al documentario che si chiama The Secret, Secret, ok? sì, sì, famosissimo. E, esatto, dopodiché c'è la mia storia, ok? Che cosa mi ha portato da questa immagine qua, forse è un po' Guarda, veramente non piccolina. ti riconoscerei neanche in quella foto. Eh, questa immagine qua praticamente è un'immagine presa di me di quando lavoravo in ufficio, Sì. quando lavoravo in una società di ingegneria qui di Roma e, ero partito da qua, quindi ok, qui è dove sono partito, questo è quello che ho fatto. Ho iniziato Mhm. a lavorare a livello internazionale, ho fondato questa azienda, ho avuto il mio primo team, eccetera. E poi diciamo, un po' di la mia storia, ok? Cioè l'ho disegnata, l'ho scritta prima ancora che si realizzasse, Ah, ok? Quindi dall'arrivare a lascia il suo lavoro di architetto, inizia a lavorare nel marketing in campo internazionale, riparte da zero e questa è la foto della mia stanzetta, diciamo, da cui ho ricominciato a lavorare dopo che mi sono licenziato da quell'azienda di cui parlavi prima. Sfiora i primi 100.000 euro nel primo anno, cosa che invece poi ho superato, crea un Dream Team, lancio da 30.000 euro al mese, fatturato il 2021, cioè scaso studio all'università, quindi sono arrivato anche effettivamente poi all'università, sono stato chiamato per fare delle lezioni. E, ok, e poi ci sono di seguito una serie di affermazioni, diciamo che essere come strumento utile per capire, diciamo, continuare a inseguire questa visione, ok? ok. Eh, Guarda, ma è spero veramente che... fantastico come hai disegnato tutto il tuo percorso, come, diciamo, l'hai programmato anche prima di averlo realizzato. E ti vorrei chiedere, ora, in questo momento della tua vita, che ti trovi in casa dei tuoi sogni, ti trovi a fare attività che ti piace, ti trovi anche a creare la vita dei tuoi sogni ogni giorno, come ti senti? Allora, forse da questo punto di vista, ehm, se ripenso comunque a quanto era diverso quando dovevo andare tutti i giorni in ufficio, ok? Cioè per me in realtà anche quando non avevo raggiunto questi traguardi, che ripeto, per me sono, cioè non so come dirlo, non mi sembra niente di eccezionale, ok? Adesso Mm. visto, sicuramente magari se ripenso a me 5 anni fa, dico cavolo, che cambiamenti, no? Sono stati pazzeschi. Però per me la cosa più bella è quella di non dover andare in un ufficio, quella di potermi svegliare e guardare il mare, per esempio, Mm. quella di poter stare, di poter... Adesso torneremo in Italia, dove ci vedremo finalmente e staremo di nuovo insieme. Però la cosa bella è comunque sia riuscire quantomeno a sapere, ok, che posso fare qualsiasi cosa, ok? Bellissimo, che quando senti Posso... proprio la tua forza interiore, quando senti Sì, che non hai più limiti. perché quando tu hai un metodo, quando tu ti accorgi che effettivamente devi soltanto, tra virgolette, decidere quello che vuoi, e poi hai un metodo, ok? Dici, ok, allora adesso devo decidere esattamente, poi magari non sai come fare per arrivare lì, ma questo non è un problema perché ci sono altre persone che lo hanno fatto prima di te, quindi devi solo andare da loro e chiedere. A volte questo significa pagare, ma va benissimo. Ok, cioè io sono contento perché a volte ho fatto una consulenza di marketing da 2.500 euro di un'ora Mhm. proprio perché pensavo che questo consulente mi potesse dare le informazioni che mi servivano, che a me mancavano, quindi mi sento bene, però ripeto, non tanto nel fatto di stare qui e aver comunque realizzato queste cose. E mi sento bene nel fatto che nel momento in cui tu vedi che fai delle cose e queste cose funzionano, Mhm. ti senti libero di poter dire che se una cosa non ti piace la puoi cambiare. Mentre invece quello che noto è che a molte persone manca proprio questo, cioè manca un po' la speranza, tra virgolette, no?
cioè magari non gli piace il loro lavoro, non gli Mhm. piace la città in cui vivono, non gli piace, non si trovano in una situazione positiva, però la verità è che poi non fanno niente o non sanno di preciso come fare per cambiare. Sì, E il come fare alla fine, secondo me, è così, cioè io mi sono trovato bene in questo modo innanzitutto a definire bene quello che vuoi, perché la maggior parte delle persone comunque che io conosco, se gli chiedi, ma mi sai dire quello che vuoi esattamente? Sono tutte cose molto vaghe, no? Vorrei lavorare un po' di meno, vorrei guadagnare un po' di più, sì, ma quanto di più? Ok, e come lo vuoi fare questa cosa? Sei sicuro che da dipendente riuscirai a fare questo? Ok, sì. non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, sicuramente quello che vediamo ora, ci sono tantissime persone che si accontentano, no? Si accontentano da un punto di vista di stare nella situazione, loro chiamano nel loro comfort zone. Io al contrario penso che non stanno per niente nella loro comfort zone, perché vivere in sacrificio, lavorare nel posto che non ti piace, vivere magari con le persone che non ti piacciono per niente, non è una zona di comfort, Certo, è un sacrificio, però anche la scelta tua. Se tu vuoi veramente uscire da questo incubo, vuoi cominciare a vedere la vita diversamente, vuoi cominciare a creare la vita e creare questa zona di comfort per te, dovresti cominciare anche a pensare diversamente. Io so che tu, ad un certo momento della tua vita, hai capito perfettamente che il tuo mindset conta tantissimo e so che stai investendo di continuo sul tuo sviluppo personale, sulla tua formazione e questo per te è uno dei valori principali che stai seguendo già da tantissimi anni. Nello stesso momento so anche che non è stato molto facile il tuo percorso. Sono stati anche momenti di difficoltà, di magari anche delusione. Ci puoi raccontare di uno di quei momenti veramente più difficili che hai dovuto affrontare e come sei riuscito comunque a superare quel momento? Cosa ti ha aiutato? allora, se parliamo, come dire, a livello è difficile perché, diciamo, di momenti alla fine la vita è fatta di momenti belli e momenti meno belli, no? Se parliamo degli ultimi anni nello specifico, quindi tralasciando perdite, lutti, eccetera, credo che il momento più difficile sia stato quando ho lasciato l'azienda americana Leedsbridge, Mhm. perché anche se ehm, comunque sia avevo già delle entrate da altre attività mie di consulenza, ok? Però comunque quello è stato un cambiamento per me molto importante. Era da poco nata Emma, la mia seconda figlia, e mi ricordo che la notte mi svegliavo quando più o meno ormai avevo capito che non era più adatto a me, no? Perché poi Sì. il lavoro che uno fa è un po' un veicolo, cioè ti va bene per un certo periodo. Per me è stato molto utile lavorare in quell'azienda, però solo che era arrivato un punto in cui per me era più utile staccarmi, però era difficile perché comunque rinunciare a un fisso mensile, ok, ci sei passato anche tu, Sì, quindi, sono quindi lo passata sai che cosa significa. anche. E è un momento in cui pensi a tutte le cose che possono andare male e, ed è difficile. Che cosa mi ha spinto? Mi ha spinto il fatto che alla fine ho pensato che avrei sempre potuto tornare indietro, cioè questa è stata la cosa che mi ha aiutato lì a dire ok, adesso mi stacco, rinuncio a quello che sto guadagnando, che non era tanto, ma non era neanche pochissimo, cioè non era tanto, non stiamo parlando di decine di migliaia di euro al mese, insomma. E, Però ed era è uno stato un stipendio momento. comunque che è da invidiare, vogliamo dire anche Guarda, questo. erano 2.500 euro al Mhm. mese, Mhm. ok? E facevo più o meno la stessa cifra, forse un pochino di più con la mia attività di consulenza, non ogni mese, perché chiaramente quando hai una tua attività non è che guadagni la stessa cifra ogni mese, però era quella tranquillità, capito? Mhm. Che a me dava il fatto di dire, su caschi il mondo, io alla fine del mese ci avrò 2.500 euro in più in banca, che con due bambine con insomma una situazione
ehm, con mia moglie, vabbè, mia moglie lavora, però avevamo deciso comunque per un periodo che lei magari avrebbe seguito di più le bambine, la bambina piccola. E quindi è stato molto difficile per me quello. La sera proprio mi svegliavo che avevo paura di questa mancanza di soldi. Questa è stata e non è stato, è stata la fine del 2020, quindi non tantissimo tempo fa. E che cosa mi ha aiutato? Fondamentalmente parlare con delle persone, tra cui anche te, ovviamente, Mm. con mia moglie, con delle persone che mi hanno appoggiato. Ce n'erano altre che ho deciso di non ascoltare, che erano quelli che mi dicevano: "Ma che fai? Ma dove vai?" Eccetera. Però da questo punto di vista ti dico anche che io sono un po' fortunato, perché io quando arrivo al livello massimo di sopportazione, sto Mhm. proprio male fisicamente. Sì, Cioè inizio ad avere la febbre, basta, ed era proprio quello che mi era successo. È successo 3 volte, tutte e 3 le volte in cui ho cambiato lavoro o azienda, prima di mettermi 100% e diventare un imprenditore. L'ultimo periodo è stato proprio difficile fisicamente e quello per me è il segnale che il fisico ti sta dicendo: "Guarda, devi cambiare", sì. okay? E io credo che questa cosa la vedo anche in altre persone, no, molte persone sono depresse, sono tristi, gli viene la febbre, si raffreddano spesso e guarda caso sono le stesse persone che poi hanno dei problemi al lavoro, Sì. Guarda, ti okay? stai sottolineando due punti, no, molto importanti, perché il primo punto è che comunque bisogna sentire se stessi, bisogna sentire il proprio corpo, bisogna vedere questi anche piccoli segnali che ti stanno dicendo una cosa importante, che magari dovresti iniziare a cambiare la tua vita, dovresti iniziare a cambiare quello che stai facendo ogni giorno. E questo è veramente Certo, una cosa molto importante perché noi siamo abituati a comunque a continuare la nostra vita senza guardare all'interno. Ma io come mi sento in questo momento? Cosa penso in questo momento? Ma veramente sono felice? Veramente è questa la vita che ho sempre voluto? E se la tua risposta è no, tu sai cosa devi fare e sai quale effettivamente potrebbe essere la soluzione per te. Ok? sì, c'è il problema Mhm. chiaramente del fatto che oggi se uno ha mal di testa si prende una pasticca e va al lavoro. Se Sì. uno ha la febbre si prende il cos'è l'ibuprofene, non mi ricordo come si Sì. chiama, gli passa e va al lavoro, no, Esatto, quindi azzittisce il corpo, però quello è un messaggio, un segnale che ti manda effettivamente, vero. no? Vero, io mi ricordo pure quando lavoravo in ufficio, comunque vedevo i miei colleghi o anche capitavo pure a me qualche volta, quando ti senti male, ma hai così paura di non produrre, di non so, raggiungere Sì. gli obiettivi lavorativi, che nonostante tutto tu prendi le pasticche e continui a lavorare nonostante veramente la situazione fisica è disastrosa. E questo a lungo termine giustamente non ti porta a un buon risultato. Ma Ah, anche nel breve termine, ma secondo me. anche nel breve, sì. Però sicuramente l'idea di dire: "Lo risolvo, questa cosa si risolverà da sola, passerà", non è proprio così, cioè le cose non cambiano finché non lo decidi, no, quindi o decidi di passare la vita a impasticcarti e Mh-mh. comunque a fronte di cosa? Cioè che cosa ci stai guadagnando da quella cosa lì, in realtà? Okay. Per me è stato di fortissima ispirazione, per esempio, ehm, il fondatore della UFC, okay, Mh-mh. della UFC, che è praticamente un torneo di combattimento, che ha fatto un'intervista, gli hanno chiesto di parlare un po' della sua storia. Parliamo di un multimilionario, questo c'ha delle aziende spaventose, okay? E lui prima faceva il buttafuori in un albergo, okay, e un giorno ha semplicemente detto: "Non ce la faccio più", ha preso e se n'è andato. E mentre usciva un suo collega gli ha detto: "Scusami, ma dove vai?" E lui fa: "Beh, mi licenzio". Ma poi, come fai se senza lavoro e tutto?" Lui dice: "Guarda, male che vada ne troverò un altro." Cioè la verità è questa. Okay, io ho fatto un po' questo stesso ragionamento. Poi
Vorrei aggiungere una cosa secondo me interessante e importante a quello che hai detto tu, no? Cioè il fatto di andare in ufficio, stare con dei colleghi, eccetera. Quella è stata un'altra motivazione per me, perché io non riuscivo più a parlare con i miei colleghi. Mhm. Cioè, col fatto però, quando tu inizi un percorso di crescita personale, inizi a non sopportare più tutta una serie di persone che prima, magari, con cui magari prima potevi avere una sorta di amicizia o di buon Mhm. rapporto. Ok, questa è una cosa, può sembrare brutta, bella, non lo so, però ero proprio, ora non voglio neanche parlare male di loro, però mi rendevo conto che io facevo ormai dei ragionamenti, ero ormai in un mondo dove per me si parlava di avere la tua visione, perseguire i tuoi obiettivi, avere la tua attività, eccetera. E lì tutti stavano a pensare alle ferie, all'aumento dello stipendio, a invidie personali all'interno, cioè non vai da nessuna parte se sei tutto il giorno circondato da questo. Sì. Quindi il fatto che io abbia investito molto in formazione, in quel periodo ho investito ancora di più, Mhm. proprio perché avevo bisogno di pulire il cervello da tutta quella cosa lì, da tutti quei messaggi. E non sono persone cattive, sono semplicemente delle persone che hanno degli altri obiettivi nella loro vita, cioè quello di fare un lavoro, di trovare un lavoro, di guadagnare bene, arrivare alla pensione. Ok. Mhm. Guarda, sono veramente d'accordo con te che è molto importante informazione che sta entrando nel nostro cervello, no? Dico spesso che bisogna veramente mantenere la pulizia mentale in qualche modo, no? E quello che stavi dicendo tu, quello che ti ha aiutato anche a te nel tuo percorso, di essere circondato comunque dalle persone giuste nel momento di difficoltà. Togliere tutte le persone che dicevano a te che non riuscirai mai a raggiungere i tuoi obiettivi, togliere tutte le amicizie magari che non ti davano nessun supporto. Quindi è veramente importante anche la nostra pulizia mentale, importante il nostro mindset, importante anche un pensiero che ti può aiutare, no? Perché spesso io dico che per raggiungere i nostri obiettivi ci manca soltanto un pensiero giusto nella nostra testa. E per te mi stai dicendo che il pensiero giusto in quel momento che ti ha aiutato è stato comunque vada, troverò altro lavoro in qualsiasi situazione. Non ho nessun Sì, rischio. sì, ma secondo me questo può essere valido per tutti, no? Prima di venire qua, per esempio, parlavo con il mio parrucchiere di Roma Ah, e allora lui, così parlando, mi fa, allora, quindi che stai facendo? Guarda, io ho detto, vado alle Canarie, ho un'azienda lì, e lui mi dice, ah, che bello, come mi piacerebbe andare pure a me. Io ho fatto, scusa, perché non ci vai? Beh, sai, comunque qui c'ho un lavoro, una casa. Io gli ho detto, guarda, cioè, comunque lì i di qua si parrucchieri può trovare. ci sono sia i parrucchieri sia le case. Ah, sì. Però è un ragionamento che molti non fanno alla fine, cioè, e non sanno quello che si stanno perdendo e non sanno, ma nemmeno ehm, quello a cui stanno andando incontro, cioè se una cosa deve succedere prima o poi la fai, ok? A meno che non stai lì, ripeto, e ti impasticchi e ti sembra che sia normale andare al lavoro e non essere felice e non stare bene e fare una cosa che non ti piace e litigare col capo, cioè tutte queste cose, questo è esattamente quello che a me personalmente mi ha spinto a iniziare soprattutto, ok, un percorso del genere. E l'altra questione è che non mi ricordo chi, sai, qualche podcast, qualche corso probabilmente, e mi era rimasta impressa questa cosa, no? Che c'è sempre un prezzo da pagare, È vero. sia che tu voglia rimanere dove sei, sia che tu voglia cambiare, devi decidere qual è il prezzo che tu vuoi pagare. Vuoi pagare il prezzo di passare una vita così, diciamo, non felice, non soddisfatto, non realizzato, oppure il prezzo da pagare nel momento in cui tu vuoi fare un cambio è l'insicurezza, no? Un po' di incertezza, che poi se ne va in realtà, perché questa insicurezza è solo iniziale, è come se uno inizia ad andare in bici la prima volta, non sei sicuro cioè, dici come fa a stare in piedi, no? Dopo un po' invece ti rendi conto che
questa insicurezza non è un grandissimo problema. È Ok, vero. magari vai lì e ti poni degli altri obiettivi. Non dico che sia tutto felice, rose e fiori, ok? Quando effettivamente hai raggiunto quello che vuoi, probabilmente ti darai degli altri obiettivi perché è anche giusto che sia così. Noi miglioriamo grazie al fatto che ci sono delle zone di discomfort, ok? Da cui da cui il fisico ti dice che devi uscire. Vabbè, non voglio andare troppo sul filosofico, so che comunque sei anche una persona molto pratica. E, ok, Ok, sì, guarda che vorrei condividere pure io la mia esperienza proprio per condividere il pensiero che ho avuto nel momento di difficoltà, perché pure a me capita comunque, o è capitato nel momento quando dicevamo, quando mi sono appena licenziata dal lavoro, che è stato molto difficile perché comunque perdi, come stai dicendo, questa sensazione di stabilità. E perdendo questa sensazione di stabilità, veramente puoi creare anche le paure dentro te stesso. Mi ricordo uno dei momenti molto difficili quando ho sentito questa forte paura dentro me stessa. Ho chiesto, no, in qualche modo all'universo di darmi un messaggio che mi potrebbe aiutare anche a proseguire il mio percorso, perché comunque la scelta è stata già fatta, non è che c'era qualcosa da cambiare in quel momento, era soltanto accettarla e continuare ad andare avanti. Ed in un momento, diciamo, di quando mi sono rilassata, quando, diciamo, mi sono permessa di cercare quella tranquillità, il messaggio è arrivato. Il messaggio che ho ricevuto è stato: stai sotto protezione. E in quel momento ho capito che in realtà la sicurezza è soltanto una cosa, diciamo, molto magica, no? Quello che immaginiamo, ma non è realistica. Non esiste mai la sicurezza da un punto di vista, ma da altro punto di vista sta sempre con noi. Siamo sempre sicuri delle nostre capacità, siamo sempre sicuri delle nostre vite, dei nostri desideri, dei nostri obiettivi, dei nostri anche valori. E queste sicurezze nessuno ci potrà mai togliere nella vita. E se tu hai queste sicurezze, se tu hai consapevolezza di te stesso, non c'è nessun'altra persona al mondo che ti potrà cambiare le tue idee, che ti potrà fermare o ti potrà togliere la tua tranquillità, la tua anche sicurezza, la tua ambizione. è un po' come dire, no, che la sicurezza alla fine te la costruisci, Sì. questo è il punto. Però io, per esempio, come consulente, spesso parlo con delle persone che a un certo punto decidono di fare un investimento su se stessi, no? Ce Mhm. ne sono invece altre che non lo fanno. Perché? Perché alla fine è sempre il problema di non credere in se stessi. Cioè, Sì. non so come spiegarlo. Il concetto è un po' che se tu stai cercando la sicurezza fuori di te, probabilmente stai cercando il posto sbagliato. Sì. La mia sicurezza oggi è proprio questa, no? Quella di cui parlavi anche tu, cioè quella di dire mi sento, come dire, ho deciso di investire, decido di scommettere comunque sul mio successo in questa cosa. E questo a volte significa, ripeto, cercare anche aiuto, Sì. ok? Mm, Guarda, io ti posso non c'è dire. niente di male in questo. Nel mio percorso sicuramente l'investimento più importante che ho fatto è stato investimento in me stessa, nel mio modo di pensare proprio, perché è come la chiave della porta verso te stesso, è come la soluzione che ci sarà sempre con te, è come, non so, avere una nuova sensazione anche di vita, una nuova sensazione di te stesso. Cioè, è una capacità che se tu puoi in qualche modo comprare, la devi comprare tipo super capacità di supereroe. E le persone che iniziano a investire nel loro sviluppo personale si vedono da lontano. Tutte le persone di successo, tutte le persone che stanno creando veramente qualcosa di importante nel mondo, che stanno impattando questo mondo, hanno
tutti magari fatto nel passato i percorsi di sviluppo personale o stanno facendo anche di continuo. Quello che penso io è comunque la nostra crescita è un percorso senza fine, è un gioco senza fine, che comunque non c'è un obiettivo che dobbiamo raggiungere, ma obiettivo è creare il processo nella nostra vita, creare la nostra vita che sarà piena di successi, piena di soddisfazioni, piena anche di cose bellissime che possiamo creare noi. Quindi le persone che stanno investendo ogni giorno nel loro sviluppo personale hanno capito questa cosa, perché l'unica cosa che veramente cambia la nostra vita è il nostro modo di pensare, il nostro mindset, la nostra capacità anche di analizzare il nostro modo di pensare, perché tutto quello di cui abbiamo bisogno abbiamo dentro di noi. Dobbiamo soltanto saperlo utilizzare. È come se avere una Ferrari e non saperla utilizzare. E siamo tutti così, siamo tutti una Ferrari. Siamo tutti una cosa stra-tecnologica che non sappiamo utilizzare bene. Vorrei chiedere adesso a te, secondo te o secondo la tua esperienza, cosa veramente sei riuscito a ottenere grazie al tuo cambiamento di mindset? A Non parte credo magari... proprio che Mhm, sì, mhm, ma io non credo proprio che sarei riuscito a fare niente se non avessi avuto cioè se non avessi affiancato, diciamo, ok, tutta una serie di skill, come possono essere per esempio quelle che io oggi vendo attraverso la mia consulenza ai mm, clienti, eccetera, no? Ehm, Però non sarei riuscito a fare nulla, assolutamente nulla di questo, se prima non avessi mhm, definito bene, se non avessi curato questa parte qui, ok? E veramente io, cioè, ci tengo, credo che la cosa fondamentale sia, alla fine, se uno vuole iniziare, cioè proprio il primo passo che uno dovrebbe fare è togliere dalla propria vita tutta la gente tossica, gli sfigati, le persone che pensano in maniera diversa dalla tua. È un po' forse estremo come ragionamento, però io non conosco nessuno e frequento mastermind o altri amici imprenditori, non conosco nessuno che non la pensi come me da questo punto di vista. Per mhm, questo a volte, diciamo, a certi livelli forse diventi un pochino snob, non perché, non, non necessariamente perché ti senti migliore, non mi credo migliore di nessuno, però penso semplicemente di avere degli obiettivi e so che per molte persone questo non è normale, ok? Cioè non è normale licenziarsi dal proprio lavoro, non è normale, tra virgolette, cioè poi in realtà sì, è normalissimo quando inizi a frequentare delle altre cerchie. È normale guadagnare 5, 10, 15, 20 mila euro al mese, è normale, cioè è una questione di standard, cioè elevare i propri standard mm, significa che devi elevare tutto, devi cambiare psicologo, cambiare consulente di marketing, cambiare casa, cambiare... Ok, l'unica cosa magari che è meglio non cambiare sono gli affetti stretti, quindi la moglie, i figli, ovviamente, anzi, però di solito io sono molto fortunato perché Juliana, che mhm, oltre che essere mia moglie, è una tua amica, è una persona che mi appoggia molto in questo. sì, Però perché? Perché entrambi abbiamo fatto un percorso di crescita personale. Non è mhm, che io l'ho fatto da solo, cioè ci coinvolgiamo, ne parliamo, allora magari io compro dei corsi e glieli faccio seguire anche a lei, leggo dei libri e anche lei se li legge. Quindi è un percorso che si fa insieme. Però è chiaro che sarebbe stato problematico se uno dei due fosse cresciuto senza l'altro. Bisogna in questo cercare di stimolarsi, poi fare, io sono per fare due carriere separate, ovviamente, no? Però il livello cresce, cresce il tuo, cresce anche quello di tutta la famiglia, cresce quello della tua cerchia. mhm. Guarda, veramente la cosa molto importante che stai dicendo è che appena inizi a fare lavoro su te stesso,
inizia a impattare anche tutte le persone che stanno intorno a te. Inizia a impattare i tuoi partner, inizia a impattare la tua famiglia, magari i tuoi amici, anche le persone che incontri ogni giorno. No, perché tante persone arrivano da me e mi chiedono come faccio a cambiare il mio partner, come faccio a cambiare, non so, mia moglie, mio marito. Per farlo, no, fare qualche sviluppo personale pure a lui. In realtà è inutile che noi cerchiamo di cambiare altra persona, è inutile che cerchiamo di cambiare il suo modo di pensare, il suo modo di agire. Unica soluzione è far vedere con proprio esempio. Se tu sei un esempio del cambiamento, ci saranno le persone intorno a te che ti seguiranno. È molto importante capire questa cosa perché il tuo cambiamento non è soltanto il tuo, è il cambiamento di tutta la tua famiglia, di tutti i tuoi amici, ma anche se vogliamo dire del mondo. Perché se tu adesso, per esempio, stai lavorando con i tuoi collaboratori, giustamente stai impattando loro, li stai creando il lavoro, ma li stai anche aiutando dal punto di vista di mindset, no? Perché già da lì è un impatto diverso. Loro giustamente pure loro avranno la loro famiglia, avranno i loro amici, avranno le persone che incontrano ogni giorno e questo impatto sarà sempre, è sempre più ampio. Guarda, aggiungo una cosa, chi Mhm. lavora con me deve necessariamente leggere dei libri, cioè per entrare a lavorare nel mio team, nella mia azienda, è obbligatorio leggere. Tra i libri c'è Psicocibernetica di Maxwell Maltz. Mhm. E, dopodiché c'è una assessment, diciamo, di valori, ok? Quindi dove io ti chiedo, spiegami esattamente tu che tipo di lavoro vuoi, quanto vuoi guadagnare, ok? E dopodiché il processo è, ok, come puoi ottenere questa cifra portando del valore all'interno dell'azienda? Mhm. Quindi io perlomeno ho cercato di portare nei miei collaboratori anche una filosofia di questo tipo, perché altrimenti quello che succede è che i migliori se ne andranno via, ok? E invece rimangono i peggiori, che sono quelli semplicemente attaccati al fatto di guadagnare un fisso a fine mese, al fatto di lavorare poco, ok? Io ho una collaboratrice che comunque non ho idea di quanto lavori, te lo giuro, cioè può essere che lavora, so che lavora molto bene, però Sì. ha i suoi tempi, nessuno la controlla, ed è una persona che ha lasciato, diciamo, un'azienda molto grossa per iniziare a lavorare insieme a me, ma in generale io veramente non conosco nessuno. Tu hai parlato di successo, no? Ora, il successo non è necessariamente quello di devo aprire un'azienda milionaria, la nuova Google. Il successo potrebbe anche essere che tu magari ti stanchi del tuo lavoro e ne trovi un altro. Mhm. Che tu sei stanco di fare il venditore di auto e ti inizi a fare insegnante di yoga a Tenerife magari. Cioè potrebbe essere che quello lì Ah. sia il tuo successo e se sei felice così è giusto, ma devi essere felice e devi sapere che non basta volere la cosa, devi anche Mhm. sapere definire bene questo obiettivo. Allora se vuoi andare lì a Tenerife ti dovrai informare quanto costa la vita lì, dove si può fare questo lavoro, può essere che cambino dei piani, no? Per questo ti dico, è fondamentale avere, secondo me, se è la prima volta che uno fa un percorso di questo tipo, trovare una persona, che potresti essere tu, per esempio, io consiglierei di lavorare con te, che ti aiuta quantomeno a mettere in fila le cose, ok? Ok, qui tu sei nella situazione A, vuoi arrivare nella situazione B, bene, vediamo come si fa, ok? Mhm. Perché qualcuno l'ha già fatto prima di te. È difficile, non è difficile sbloccarsi, è difficile pensare che questa cosa sia possibile. Perché? Perché di nuovo sei circondato da persone che questo ragionamento non lo fanno. Ora, oggi noi parleremo avremo un'assemblea con i genitori della nostra figlia perché loro fanno fatica ad accettare che noi facciamo parzialmente mia figlia seguirà parzialmente a distanza, quando invece ci sono scuole internazionali, sai, tutti i bambini che fanno atleti a livello agonistico, cioè è un normale
per delle persone che una parte della scuola la fai a distanza. L'importante è che studi, che hai un ambiente di crescita, dove ti relazioni con delle persone. Non Mhm. voglio divagare troppo, però spero che insomma, sia chiaro Sono quantomeno il concetto alla base. Sono d'accordo con te, e, sai che prima stai parlando un po' di successo. Effettivamente sono d'accordo che il successo non è soltanto discorso di soldi. Non stiamo dicendo che una persona di successo è quella che lavora 24 ore su 24 e non fa nessun'altra vita per sé, no? Vediamo che successo può essere anche fare il lavoro che ti piace, essere felice, stare con le persone che veramente ti creano la felicità. Ma nello stesso momento, sai, una cosa interessante che vedo abbastanza spesso, che le persone dicono di non volere le cose. Ma è una cosa finta che le persone dicono io non voglio magari una casa più grande, non voglio una casa più bella, perché mi accontento anche di quello che ho in questo momento. Ma in realtà io ogni volta faccio la domanda, ma se io oggi arrivo da te e ti propongo, ti faccio un regalo, dico, vogliamo andare domani, non so, alle Maldive? Cosa fai? Rifiuti? E nessuno giustamente rifiuterebbe. Quindi spesso le persone raccontano le bugie a se stessi, dicono che io non voglio fare questa cosa, non voglio il mio sviluppo, ma in realtà stanno negando a loro stessi la loro vita. Oppure non si sentono ancora le persone di quel tipo, di quel livello o di quella o persone che si troverebbero a proprio agio, no, in determinate situazioni. Noi ultimamente con Uliana, vabbè, Uliana è particolarmente amante dei ristoranti di un certo tipo, però io all'inizio mi sentivo un po' a disagio, no, nell'entrare, allora c'era il cameriere che ti portava lo champagne servito in un certo modo, okay, e a volte anche i miei familiari, cioè se andiamo in un locale molto chic, tra virgolette, okay, sì, bello, però si sentono un po' a disagio. Poi ripeto, magari potrebbe non essere nell'immediato il tuo obiettivo, okay? Secondo me c'è una questione che è, secondo me molto diciamo ha a che fare molto con la cultura sicuramente italiana, non so se anche di altri paesi, che è quella ehm, che è quella un po' di condannare delle persone che hanno, tra virgolette, "successo", no, okay, cioè, qualche anno fa proprio era proprio parlando di circolo di persone che frequenti, eccetera, mi ricordo che stavamo in una casa, era una festa, e parlando di alcuni imprenditori, comunque di quello che facevano, qualcuno se n'è uscito fuori e ha detto: per fare tutti quei soldi puoi solo esse un ladro." Una cosa cioè questo è quello che cioè Sì, per avere questa è quella la casa mentalità, lì devi esatto. esatto. Allora se hai avuto successo in TV, allora devi essere una P puntini puntini, Sì, no, sì, sì, sì. sicuramente c'è qualcuno dove magari in alcuni casi è così, ma pensare in questo modo dove ti porta? A te. Ti porta Esatto. solo a pensare che o rubi o quella casa lì non ce l'hai e sarai sempre nella tua catapecchia casetta con 2 stanze e un bagno, che con tutto il rispetto magari è una cosa semplicemente, qualcuno, come dici, a qualcuno non la vuole, molti, anche secondo me, non ammettono nemmeno a se stessi che invece sarebbe un qualche cosa di bello e che loro magari meriterebbero qualcosa di più. Mhm. Se ti posso chiedere magari una domanda abbastanza personale. Oggi, quando magari ti trovi a casa dei tuoi sogni, ti trovi nel momento bellissimo della tua vita, che ha una famiglia fantastica, ha due bimbe bellissime, qual è il tuo prossimo obiettivo? Cosa veramente vorresti adesso nella vita? Allora, io ho un obiettivo nello specifico di guadagno, Mhm. okay, ehm, quindi penso molto al mio obiettivo di guadagno. In realtà non credo che la mia vita cambierà più di tanto, okay? Ok. In questi giorni, sto valutando e ragionando sull'idea di
creare una specie di albergo, ok? Mhm. Proprio perché Wow. viaggiando comunque ne vedo tanti esempi, vedo quello che va, quello che non va. E quindi, avendo io lavorato per quella famosa azienda di cui ti parlavo all'inizio, no? Lì facevamo alberghi, quindi io ho Mhm. progettato degli alberghi anche molto belli. E un po' mi sta tornando quest'idea, cioè quella di fare una specie di piccolo villaggetto, un appartamento magari dove viviamo io con la mia famiglia, altri che affittiamo, altri in cui ci possono venire a trovare degli amici, magari con una bella vista vicino al mare, anzi è proprio questo. Quindi Fantastico. sto un attimo maturando questa cosa qui, in questa Mm. fase specifica, ok? Non credo che la mia vita cambierà più di tanto, perché comunque a livello economico, diciamo, siamo abbastanza bene, viaggiamo, cioè ormai sono 3 mesi che giriamo, ok? Però questa cosa qui a me piacerebbe molto, e perché mi darebbe più soddisfazione personale. Credo che se facciamo un bel lavoro ci sarà anche una soddisfazione economica, cioè i soldi sono una conseguenza di un lavoro ben fatto, e potremmo, visto che, come ti dicevo, gli amici a un certo punto iniziano un po' a scarseggiare, ok? Ed è giusto che sia così, ok? È giusto che sia così. Però quelli che abbiamo magari li potremmo ospitare, invitare, quindi avremo più modo di frequentarci, potendoli invitare magari a stare da noi per 1 settimana, 2 settimane, un mese, quello che è, ok? Questo è Andiamo il mio sicuramente a obiettivo trovarvi. attuale. Quindi, esatto. Sarai coinvolta nel processo di costruzione Grazie. di questo. Ah, E poi l'idea è anche di farci magari in parte un'attività economica, quindi magari sai, dei ritiri aziendali, cioè organizzare. Le idee sono tante, ora mi devo mettere lì come, con il metodo che sappiamo, sì. immaginare, fare proprio il disegno, trovare la zona, capire un po' quanti soldi servono, eventualmente trovare magari degli investitori. Mhm. Questo è il prossimo step per me. Ti piace? Mi piace tantissimo. Poi sai che mi piace tantissimo che in qualche modo stai utilizzando tutte le tue capacità in questo progetto, no? Perché sei un Mm, architetto fantastico, comunque stai sviluppando le tue attività pure nel modo proprio esponenziale, quindi anche le tue capacità di gestione di business sono molto importanti che secondo me è il momento anche giusto per te. sì, penso anch'io. Non so quanto ci vorrà, però quello che ci metteremo, ci metteremo. Se ci volessero 2 anni o 20 anni va bene lo stesso, perché è bello il processo, Sì, sì, è quello ok? che stavo dicendo, è bello costruire il processo che ti piace, perché Sì, il risultato, se vogliamo veramente vedere come il risultato di tutte le nostre vite sappiamo qual è, è il uguale per risultato è quasi un po' triste se ci pensi, no? Perché hai Esatto, lavorato tanto per quella cosa, lì poi l'hai raggiunta, e adesso? esatto, esatto. Eh, Quindi è più importante il processo, sono d'accordo. Allora, ti farò soltanto ultime domande, so che sei sì. tra impegnato, ti lascio andare tranquillamente a continuare a fare le tue cose. Allora, se ti posso chiedere solo un consiglio per le persone che adesso stanno cercando di ripartire magari da zero, che stanno cercando di cambiare il loro lavoro o comunque stanno cercando di creare qualche futuro più bello per loro, quale consiglio possiamo dare secondo te? Di cercare qualcuno che li possa aiutare, ok? Qualcuno magari che l'ha già fatto, qualcuno che ha già un, diciamo, percorso, ok? In parte la strada che loro vogliono fare, è l'unica cosa. Non c'è da leggere libri o cose da Mhm. prendere, alzare il telefono o contattare o rivolgersi a qualcuno che abbia già fatto prima quella cosa. Ok? Ok, Cioè, l'essere umano penso che si evolva in questo modo, no? Io oggi invento una lancia e domani la userà mio figlio. è vero. Semplice. Perfetto, grazie mille, è Ah, e stato... nello specifico io, per esempio, mi trovo molto bene con te. Credo che tu sia una persona che non ho sentito tantissime persone in Italia parlare di questi argomenti nel modo in cui lo fai tu, ovviamente. Però se si trovano bene con te, credo che sia sicuramente la prima persona che io contatterei. Ecco, questo è un po' il concetto. E ripeto, non lo dico perché
perché siamo comunque in un video, eccetera. Cioè, lo dico perché ci conosciamo ormai da tempo e per me Mhm. comunque sei stata una persona importante. Tu, la tua famiglia, ok? Siete state persone importanti anche come esempio, perché anche tu sei un'imprenditrice, ci siamo scambiati spesso dei feedback, quando ho lasciato l'azienda ne abbiamo parlato. Però ecco, se questo è un po'... È anche quello che ho fatto anche io, tutte le volte, e che faccio tuttora, cioè tutte le volte che devo cercare di risolvere un problema, lo analizzo freddamente e dico, ok, a chi posso chiedere Mhm. informazioni o aiuto? Spesso le persone hanno questa idea che no, devo farcela da solo, non ce la fai da solo, È non vero, c'è possibilità che tu lo faccia da solo. Ed adesso, se magari ci riesci, ci metti semplicemente più tempo. è vero. Infatti questo, se riesci a comprare il tuo tempo, è la cosa più bella che veramente ti può capitare. Sì, che poi alla fine, cioè, se parliamo sempre di soldi, no? Allora, le persone si comprano la TV da 1000 euro, il telefono da Vero. 1200 euro, che poi magari si dici, guarda, investi 1000 euro per la tua formazione, 2000, 5000, cioè io ovviamente ora non parliamo di cifre astruse, però anche semplicemente, eh, cioè, ecco, spendere i soldi per una TV è costosa, è normale, ok? Perché non lo è Mm. investire nella propria formazione? Non lo è perché la maggior parte delle persone non lo fa. Perché se tu chiedi a una persona, prendi un tavolo con 20 persone e gli dici quanti di voi vorrebbero cambiare, vorrebbero un lavoro migliore, alzerebbero quasi tutti le mani. Poi gli dico, ok, quanti di voi hanno pagato qualcuno o comprato un corso o seguito una formazione per riuscire a fare? Quanti alzerebbero le mani? Quasi zero. Però Esatto. tutti hanno E poi televisione, dici, sì, e tutti e hanno poi dici telefono. quanti di voi avete l'iPhone? Via. Sì. Ok? Infatti mia sorella che fa un lavoro simile al tuo, spesso lei ha questa cosa ehm, di, visto che aiuta le persone, ok, visto che è un lavoro in cui aiuta le persone, non si sente di chiedere tanti soldi, che poi tanti o pochi quanti sono, cioè perché per me magari 5.000 euro sono pochi, È per vero. un'altra persona 5.000 euro magari li fa in 6 mesi o un anno, Mhm. quindi non esiste questa cosa, però mh, è semplicemente, ripeto, c'è un prezzo da pagare per tutto, devi scegliere quale prezzo vuoi pagare. Vuoi pagare una vita in cui fai sempre il tuo lavoro, non cambi mai, hai sempre paura, vorresti voluto. Poi c'era questa, siamo in chiusura, però cioè, quindi cerco di essere sintetico. Tempo fa fecero uno dei primi corsi che io studiai, parlava di un libro, era di Italo Cillo, oggi è morto, non c'è più purtroppo, però era un formatore che ti insegnava, tra le altre cose, anche come, quanto è importante realizzarti, ok? E ci dava questo libro di questa infermiera che curava le persone che stavano per morire, Mhm. ok? Quindi lei ha scritto un libro, faceva delle interviste e ha scoperto che la maggior parte delle persone in letto di morte aveva il rimpianto di non aver seguito poi 100% la propria strada. Questo è il rimpianto numero uno, Sì. ok? Perché? Perché deve essere così? Sì, è sempre la Ehm, scelta. Sempre la esatto, scelta se vuoi esatto. continuare a soffrire, se vuoi continuare a ripiangere la tua vita e Sì. lamentarti magari di quello che ti sta succedendo, o puoi prendere in mano la situazione e cambiarla tu, creare tu quello che vuoi realmente. E anche E poi esprimere, quindi, non sì, realizzarla. e Mhm. poi quindi, prima cosa, cerca aiuto. Seconda, cambia tutto, cioè cambia il tuo circolo, cambia i tuoi amici, cambia la tua routine mattutina, cambia quello che mangi. Cioè, devi capire che per diventare quella persona che tu vuoi essere, c'è qualcosa da cambiare, punto e basta. Se no avresti già raggiunto tutto quello che vuoi, avresti la casa dove vuoi, la famiglia che vuoi, la vita che vuoi. Mi sembra un bellissimo messaggio. Condivido completamente. Grazie Lo Gabriele. sapevo. Grazie Gabriele. Immaginavo. Sono stata veramente onorata di averti qua oggi con me. Ti auguro una bellissima giornata oggi
e ci Grazie. sentiamo presto. Buona giornata anche a te. Ciao. Ciao, grazie.